Il fiume Dnieper scorre denso e scuro sotto la luce incerta dell'alba. Una bruma lattiginosa si leva dalle acque e si arrampica sui rami degli alberi. Appostati tra i cespugli e le grosse radici, gli uomini dell'80° Reggimento Fanteria a Roma attendono in silenzio. Le mani stringono i fucili con forza. Il respiro porta l'odore di fango e ferro. Un ordine a bassa voce, secco. Avanti, nessun rumore. Scivolano fuori dalla boscaglia come spettri, uno dopo l'altro, diretti verso il ponte di barche assemblato nella notte sotto il naso del nemico. Il tavolato ondeggia instabile sotto i passi dei soldati, ma tiene. I primi plotoni passano rapidi, sparendo nella nebbia sulla riva opposta. Nessun colpo, nessun allarme, per ora. Vojnovka è poco più di un grumo di case annerite dal fumo, ma qui il Roma getta le basi di una testa di ponte. In poche ore scavano trincee, montano mitragliatrici, sistemano sacchi di sabbia. Poi cala la quiete, prima della tempesta. A metà mattina arrivano i sovietici. Prima il rombo di cingoli, poi i proiettili che fischiano nell'aria. I carri leggeri T-26 sovietici avanzano goffi fra la boscaglia, scortati da fucilieri urlanti. Si apre il fuoco. I cannoni da 47 fanno il loro dovere. Le bottiglie incendiarie completano il lavoro. Una colonna di fumo nero si alza nel cielo lattiginoso. L'attacco dei russi è fallito, ma non è l'ultimo. Per ben 3 giorni il Roma tiene, resiste, ogni ora una nuova ondata, granate, urla, sangue, ma la linea tiene. Poco più a sud, a Zaryčanka, il resto della Pasubio combatte per la stessa missione: aprire la strada alle unità corazzate tedesche e chiudere la trappola sul Petrikovka. Il generale Giovanni Messe riceve i rapporti, li legge con attenzione, prende nota, poi si volta verso i suoi ufficiali. I nostri uomini stanno facendo miracoli con i pochi mezzi che abbiamo, ma non c'è altro tempo. Dobbiamo chiudere la sacca adesso, prima che i russi si riorganizzino. Un breve silenzio. Poi aggiunge asciutto: non siamo qui per combattere invano. Siamo qui per vincere e per dimostrare che il soldato italiano non è secondo a nessuno sul campo. Il sole è ancora basso quando arriva l'ordine: avanzare. È in questo momento che il colonnello Epifanio Chiaromonti, comandante della colonna mobile distaccata dell'80° Reggimento, riceve una nuova missione: aggirare le posizioni sovietiche da nord, sfruttando il varco aperto a Vojnovka, e colpire alle spalle le retroguardie in fuga verso Petrikovka. La colonna Chiaromonti si muove veloce sulle strade sterrate coperte di fango, lasciandosi dietro la nebbia e il rumore della battaglia. Sono fanti, ma si muovono come cavalleria leggera, con camion, sidecar e muli da carico. Puntano dritti al cuore della sacca, tagliando ogni via di fuga. Mentre i reggimenti della Torino, l'81° e l'82°, affiancati dalla 63° Legione Tagliamento, rompono le linee nemiche a Kamenka, la colonna Chiaromonti sbuca improvvisamente da nord-est, falciando i resti di una colonna sovietica in ritirata. Nel frattempo, i bersaglieri della Celere sbarcano sull'altra riva del Dnieper. Il rastrellamento comincia. I sovietici, sorpresi e disorganizzati, tentano la fuga. Nel pomeriggio, le avanguardie del Roma raggiungono Petrikovka. Gli uomini avanzano tra macerie, finestre sfondate. C'è un odore di fumo e carne bruciata. D'un tratto, dalle rovine, emergono i soldati della Torino. Gli sguardi si incrociano, muti. È fatta, la trappola è chiusa.
Poco dopo, la colonna Chiaromonti giunge da nord, completando l'accerchiamento e bloccando l'ultima via di fuga ai superstiti. Un ufficiale tedesco, osservando il movimento italiano, sussurra ammirato: Das ist ein sauberer Kessel. Al tramonto una bandiera sventola sopra un tetto sbrecciato. La città è caduta. L'80° Roma resta saldo, stremato ma vittorioso. E il fiume continua a scorrere, impassibile. Mentre i nostri soldati già combattono sul fronte russo, continuano ad affluire le truppe a rinforzare il nostro corpo di spedizione. Le operazioni di trasferimento del XIR in Russia iniziano il 10 luglio. Durante il viaggio in treno a Vienna il generale Zingales è colpito da malore e deve essere ricoverato. Il comando del XIR passa così al generale Giovanni Messe. Dopo il trasporto ferroviario fino in Ungheria, i nostri reparti devono proseguire con i propri mezzi per raggiungere la zona di Radunata, nella Moldava rumena. Giunti in Ucraina i primi reparti, il XIR viene posto alle dipendenze dell'11ª armata tedesca del generale von Mackensen, schierata tra la 17ª armata tedesca e la 4ª armata rumena. Il comando del XIR si attesta a Botosani. Dopo aver attraversato il Dniester in più punti e aver stabilito diverse teste di ponte, le forze dell'asse tentano di chiudere in una morsa le forze sovietiche attestate tra il Dniester e il Bug. Servono però nuove forze per spezzare definitivamente la resistenza nemica e a tal scopo il generale von Mackensen richiede al generale Messe almeno una divisione da utilizzare subito in battaglia. Viene distaccata la Pasubio, che partecipa con estremo valore e determinazione alla cosiddetta battaglia dei due fiumi. Lo stesso generale Schobert, comandante dell'11ª armata tedesca, invia al generale Messe un messaggio in cui elogia il comportamento esemplare della Pasubio, esaltandone il contributo alla vittoriosa azione della sua armata.